finalmente il verdetto e dopo la carica di adrenalina di questo periodo ti hanno finalmente assegnato la nave. Adesso ti starai domandando cosa succederà nelle mie prime 2 settimane a bordo. Mettiti comodo o comoda che adesso ti racconterò quello che succederà nelle tue prime 2 settimane a bordo. Ma prima ti vorrei ricordare di mettermi un bel like e lasciarmi un commento. Se ti piace l'argomento, iscriviti al canale così da non perderti gli altri video che pubblicherò più avanti. Le tue prime 2 settimane potrebbero essere stressanti, probabilmente se non hai una personalità forte piangerai, ma non ti spaventare, queste sensazioni tristi sono dovute al cambiamento e al tuo corpo che si sta adattando ai nuovi ambienti e alle nuove persone. Un'altra cosa importantissima che vorrei ricordare sono i corsi che scoprirai di dover fare e che sono altrettanto stressanti. Un sacco di informazioni che si aspettano che tu apprenda in pochissimo tempo. Per cominciare ti verrà chiesto di partecipare ai corsi STCW. STCW sta per Standard of Training, Certification and Watchkeeping. La qualifica ora include la sicurezza della nave effettuata dai dipendenti delle navi. La qualifica è ancora denominata STCW 95 nonostante gli aggiornamenti effettuati nel 2010. Un certificato STCW è valido per 5 anni. Compagnie grandi come la Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line facilitano i corsi a bordo per quasi la maggior parte delle nazionalità ad esclusione di qualcuna. I corsi STCW di base sono 5: primo soccorso, prevenzione e spegnimento incendio, tecniche di sopravvivenza personale, sicurezza personale e responsabilità sociale, competenza nella consapevolezza della sicurezza. Il corso della durata di 8 ore in un giorno ha lo scopo di fornire agli allievi le informazioni di base per intervenire correttamente durante un'emergenza a bordo. Comunque, la cosa più difficile sarà quella di essere lontano da casa e di svegliarsi ogni mattina lontano dalla famiglia. Sarà uno shock, un grande cambiamento al quale con il tempo ti abituerai. Se guardi il mio video anteriore, per il quale ti lascerò il link qua su, ti suggerivo anche come fare a superare le tue prime 2 settimane. Ricordati che la ragione principale per la quale sei a bordo è quella di avere un lavoro fantastico che ti dà l'opportunità di viaggiare e di visitare i posti fantastici che hai sempre sognato di vedere, e non soltanto quelli del Mediterraneo, ma soprattutto quelli esotici dei Caraibi. Lavorare sulle navi da crociera è un grande cambio al quale ti abituerai. Quando capirai il prodotto, il team e tutte le cose belle che un lavoro in mare può offrire, tutto questo non sarà difficile, saranno tutti disposti ad aiutarti. Nelle prime 2 settimane, quando ti sentirai più giù, continua a mantenere i contatti con la famiglia, esci nei porti e quando pensi di non potercela fare, pensa al lungo processo che hai affrontato per essere assunto, ai documenti che hai dovuto inviare, al procedimento medico e ai momenti in cui non vedevi l'ora di imbarcarti a cominciare questa nuova avventura. I corsi di sopravvivenza e salvataggio sono molto divertenti e settimane dopo aver effettuato questi corsi ci penserai ridendo e aspetterai con ansia che passino 5 anni per poterli fare nuovamente. Un consiglio: per le esercitazioni in acqua portati dei pantaloncini ed una maglietta di ligra, puoi anche presentarti in bikini, però rischi di perderlo durante l'esercitazione e di trovarti a disagio nel doverti improvvisamente ricomporre per un pezzo che è appena scappato via nelle raffiche. Non preoccuparti e non ti innervosire. Adesso ti racconto. Durante il mio rinnovo quinquennale c'erano delle ragazze col bikini. La nuotata di gruppo in piscina è andata alla grande. L'acqua era calda, abbiamo fatto diversi esercizi e poi si doveva recuperare e salire su un canotto.
canotto. Ci vuole molta forza nelle braccia per salire su un canotto e se sei fortunata c'è qualcuno che ti tira su letteralmente per i capelli e ti lancia letteralmente all'interno. Quindi è lì che ho visto scivolare parecchi slip. Non sarebbe lo stesso col costume intero, ma io preferisco comunque dei pantaloncini e una maglietta di licra. Un'altra cosa che troverai strano nelle tue 2 prime settimane a bordo è quella di essere circondata da persone provenienti da tutto il mondo, ma ti adatterai sicuramente e ti sembrerà normale nelle settimane successive dopo aver fatto delle amicizie ed essere uscita nei porti di scalo. Un consiglio: decora la tua cabina con delle cartoline o anche delle calamite con il nome dei porti che ti farà sentire a casa. Un'altra cosa che ti capiterà sicuramente nelle tue prime 2 settimane a bordo, credimi, capita sempre a tutti e qualche volta anche a me, che ci lavoro da tanti anni, è quella di non riuscire ad orientarti. La nave, anche la più piccola, ti sembrerà enorme e ti perderai parecchie volte, ma non preoccuparti, chiedi a qualcuno di aiutarti e lo farà sicuramente volentieri. Tutti si perdono ogni tanto. Bene, fino a qui il video di oggi. Un caro saluto a coloro che mi seguono assiduamente, un abbraccio a Marisa che guarda tutti i miei video. Se avete delle domande scrivetemi pure nei commenti qua sotto, risponderò appena possibile. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.